Ora passiamo all'ultima manovra. Abbiamo visto come si corregge un sacro in estensione bilaterale, flessione bilaterale. Abbiamo fatto anche l'esempio che andiamo a portare il sacro in avanti quando la L5 si eleva e c'è durante l'ispirazione, e portiamo il sacro invece in estensione quando invece inizia la espirazione, quindi che l'L5 discende. Abbiamo fatto l'esempio anche un po' mimato con le due mani. Ora consideriamo l'ultima condizione, e anche un po' quella più complessa, no? Quella più difficile, più complessa, cioè quella che vede ad esempio il sacro fisiologicamente impegnato attraverso i due assi, perché abbiamo detto che quando noi camminiamo, ok? Quindi il sacro fa dei movimenti chiaramente di torsione. Quando appoggia il destro, il sacro va in torsione sinistra, e quando appoggiamo il sinistro, il sacro va in torsione destra. Questo movimento, che è un movimento del tutto fisiologico e del tutto necessario affinché la pelvi in pratica esplica la sua funzione di modulatore posturale, a volte queste due condizioni si vengono a perdere, cioè il sacro resta fissato o troppo in rotazione e in torsione sinistra o troppo in torsione e rotazione destra. Comporta tutta una serie, perché anche come, diciamo così, linea in rotazione anteriore e posteriore abbiamo degli effetti a distanza del lineo anteriore e del lineo posteriore, quindi legate proprio anche alla lunghezza funzionale dell'arto. La stessa cosa noi abbiamo attraverso le torsioni. Quali sono poi questi effetti li potete vedere bene sulla dispensa che voi già avete, ma abbiamo comunque un riscontro anche sull'effetto di distanza chiaramente tra la base sacrale chiaramente e il calcagno, tra base sacrale e il calcagno. Misura posturologica considera appunto questa distanza che appunto intercorre alla base della colonna fino all'appoggio del piede. Quindi è un qualcosa che ci rende, diciamo così, possibile trattare molte altre problematiche oltre a quelle posturologiche, e questa è una piccola parentesi, e questa è una delle ragioni per cui io misuro in posizione supina la lunghezza degli arti e poi misuro in posizione prona la lunghezza degli arti. A volte posso trovare delle discrepanze. Queste discrepanze indicano, specie quando sono contrastanti, che ho una lunghezza in supino della destra e una lunghezza in prono sinistra, ok? Quindi non è che cambia la lunghezza anatomica, ma cambia la posizione relativa della pelvi, e quindi lì vuol dire che mi trovo di fronte ad uno squilibrio tensivo capsulare legamentoso artroriale principalmente della pelvi. Quindi allora come trattiamo e come possiamo affrontare queste problematiche di torsione? In diverso modo. Ci sono anche delle tecniche, sia tecniche thrust, cioè quindi con un impulso, le trovate sempre sulla dispensa, e sia con delle tecniche più efficaci secondo il mio parere, che utilizza l'energia muscolare, quindi tecniche Mitchell. Bene? Io vi presenterò oggi quest'ultime tipo di tecniche, cioè le tecniche Mitchell. Coinvolgono non solo la pelvi, ma come vedremo coinvolgono l'intero organismo, va bene? Coinvolgono l'intero organismo perché vanno a creare delle condizioni tridimensionali
tra quella che noi andremo a definire ora la leva superiore, cioè il sacro da una parte con la colonna vertebrale e l'ilio dall'altra parte con il femore e l'arto inferiore, che quindi vanno a creare delle condizioni per cui noi definiamo di poter fare meccanicamente e realizzare meccanicamente una cosiddetta chiusura in chiave. Chiusura in chiave vuol dire come quando voi strizzate, no? Un panno, quando voi strizzate un panno, ecco che le due forze contrastanti di rotazioni opposte praticamente convergono in un punto. La tecnica di per sé diventa efficace quando la posizione, la tensione e il grado di movimento permette la chiusura in chiave proprio nell'articolazione di cui necessita la manipolazione stessa. Quindi se io semplicemente faccio mettere il paziente classico, no? Sul fianco destro e faccio una bella manipolazione, sentite, se ne sentono tanti su YouTube, rumori veri o falsi, a volte è il lettino che schiocca, a volte vengono schioccate le dita, a volte vengono prodotti dei suoni comunque diversi, e ho un brum bello, il paziente è contento perché sente anche un po' quello che avete sentito oggi. Sentite oggi che anche il paziente, quindi non è, cioè diciamo che a volte i terapeuti fanno quello che vogliono i pazienti più che quello che al paziente necessita fare, no? E quindi fare questa bella manipolazione destra e sinistra, no? In questo contesto noi dobbiamo capire che il trust serve, che la manipolazione serve, ma deve essere unidirezionale. Cioè, quando andremo a parlare della lombare, dorsale, cervicale, atipica, cervicale, atipica, eccetera, cioè io o vado in una direzione o vado nell'altra direzione. Posso anche trattare più vertebre in direzioni diverse, però la scelta deve essere mirata attraverso la chiusura in chiave, attraverso la predisposizione delle due leve. Delle due leve vuol dire che, come abbiamo visto del sacro, la leva era tra la L5 e il sacro, qui in questo caso invece scende ed è tra il sacro e l'ilio, perché ritorniamo di nuovo direttamente sulla sagriliade. In altri casi potrebbe essere sulla C7 di 1, sulla C5 C6 ad esempio, che c'è qualcosa che non va lì, allora bisogna andare a fare la manipolazione. Quindi allora abbiamo detto posizione prona. Noi ci poniamo dal lato opposto dell'angolo obliquo, quindi se io sono a sinistra del paziente vuol dire che posso trattare una torsione anteriore sacrale, destra su asse destro, destra su asse destro, TFS positivo a sinistra. Quindi con la mia mano poi monitor andrò a testare cosa sta avvenendo tra il sacro e l'ilio sul lato sinistro. Okay? Quindi il paziente si avvicina al bordo del tavolo, esatto, posizione, a questo punto la testa deve essere ruotata verso di me, okay? Le braccia possono essere tenute a parentesi oppure prese sulle maniglie, e non mettete il paziente con il viso nel foro, perché non è sempre necessario e non è sempre utile. In questo caso non è né utile né necessario. Quindi cosa facciamo? Siamo dal lato, abbiamo detto, opposto all'asse, il sacro guarda a destra, quindi noi lo dobbiamo portare a guardare verso sinistra, perché la torsione destra-destra è libera, anzi è anche più esagerata, ma la torsione sinistra-sinistra è ristretta. Quindi applicando la tecnica diretta io devo creare delle condizioni affinché devo forzare il sacro a guardare
a sinistra, ok? A guardare a sinistra e a recuperare una lateroflessione destra. Come faccio? Quindi, piego sempre le ginocchia, ok? Vado sempre un po' a modulare, vado sempre un po' a verificare, quindi non parto mai a freddo col paziente, ci parliamo col paziente, dialoghiamo col paziente, ok? Mentre ci prepariamo un attimo e lasciamo anche diciamo così, i tessuti, no? Che in qualche modo si rilassano, che in qualche modo restino più recettivi, no? Alla nostra manovra, ok? Poi, quindi non viene fatta mai una cosa troppo in velocità. Le ginocchia sono unite insieme, allontaniamo le caviglie, allontano le caviglie e tiro le ginocchia verso di me. Siamo nella prima fase, questa è la prima fase di derotazione pelvica, quindi ho effettuato ora la derotazione pelvica, cioè il sacro guarda maggiormente verso destra e io già creo un primo parametro invece di controrotazione verso sinistra del sacro. Perfeziono questa manovra afferrando le ginocchia e le traziono verso di me, quindi porto ancora il bacino un po' più in fuori. Ok. A questo punto posso modulare, cioè posso attraverso un leggero movimento, all'incirca dovrebbe essere circa sui 90 gradi, 90-95 gradi normalmente, no? Okay. Però non posso darlo per scontato, quindi io faccio dei movimenti di flessa estensione dei femori e vado a sentire con la mano monitor qual è il punto migliore per cui il movimento si focalizza proprio sulla sacroiliaca di sinistra, ok? Quando sono sul punto giusto, ho scelto il giusto parametro, cosa succede? Che con la mano caudale afferro le caviglie e spingo verso il basso. Cosa avviene in questo modo? Già la correzione della rotazione l'ho fatta, quindi ho ruotato il sacro verso sinistra, spingendo in giù e facendo una lateroflessione, vedete, destra della lombare, perché facendo così io do una lateroflessione lombare, faccio scendere giù questo ilio e quindi automaticamente scendendo l'ilio sinistro relativamente introduco anche una lateroflessione sacrale a destra, quindi vado a correggere un secondo parametro. Il terzo parametro lo correggo già ponendo il bacino in rotazione sinistra, perché ruotando il bacino in rotazione sinistra la lombare qui è piatta, quindi vuol dire che ho fatto compiere al sacro il movimento di estensione. Quindi movimento di estensione invece di flessione, rotazione sinistra invece di rotazione destra e lateroflessione praticamente destra invece della lateroflessione sinistra. Quindi quando applichiamo delle tecniche ad energia muscolare è necessario almeno invertire i due parametri o meglio ancora i tre parametri disfunzionali vengono invertiti. A questo punto sono pronto per fare la tecnica, utilizzo una risposta, diciamo, neuromuscolare attraverso una contrazione isometrica, quindi chiedo al paziente di spingere le caviglie verso il soffitto, ok? Sì, sì, e insegniamo anche giù, lascia, su e giù, ok. Ora possiamo iniziare, vai, tira su, 1, 2, 3, lascia e guadagni un po' giù. Via, 1, 2, 3, lascia. Introduciamo un altro concetto della ispirazione. Allora, all'1 inspiri, 1, inspira, 2, 3, espira, lascia. Inspira, 1, 2, 3, espira, rilascia. Ok, quando tu espiri, trattieni ancora, quando poi
ti dico rilascia, rilascia, così vi do i tempi anche giusti. E abbiamo fatto un'altra cosa che non in precedenza, cioè associare la respirazione, il ciclo respiratorio alle tecniche correttive. Il ciclo perfetto è questo, quindi inspira 1, allora tu inspiri e in più quando faccio 1, 2, 3 tu dai la contrazione, ok? Poi dico espira e rilascia e tu rilasci, va bene? Ok? Quindi inspira 1, 2, 3, espira, rilascia. Ok. Inspira 1, 2, 3, espira, rilascia. Quindi in modo che lui inspira, contrae, espira e rilascia. Segnatevi questa sequenza, è fondamentale, è fondamentale. Inspira, contrai, 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 espira, rilascia, rilascia, rilascia. Ok? Quando abbiamo terminato, prendiamo il paziente, lo poniamo in posizione neutra per qualche secondo, in 30 secondi. Possiamo anche fare altre cose, possiamo andare a fare altri controlli, possiamo aggiungere altre tecniche, ad esempio energetico, cranio-sacrale ad esempio, e poi il paziente quando si alza si alzerà sempre in una condizione però simmetrica come vi ho fatto vedere in precedenza. Scusi professore, quella che prima inspira ed espira è associata ad una manovra di Allora, ad energia muscolare. Energia muscolare. Sì, sì, sì. A dire il vero la respirazione l'abbiamo associata anche alle tecniche trust, però diciamo non così importante. L'energia muscolare è per una correzione. Per una normalizzazione, più che correzione, noi useremo il termine proprio di normalizzazione perché lavoriamo in un ambito, diciamo così, fisiologico, pertanto per noi non è una correzione ma è una normalizzazione, preferiamo definirla in questo modo. Ok, allora dividetevi in gruppo, possiamo sospendere qui e noi ci vediamo al prossimo seminario.